E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo in laboratorio, ti voglio mostrare qualche BMS. E allora, queste sono tutte BMS per pacchi batterie lidio-ioni. Ne ho tantissime altre, però mi concentro in queste perché ragazzi, bisogna anche stare attenti nell'acquisto delle BMS. Questo lo sanno benissimo i miei studenti del corso Battery Maker. E allora, BMS è un dispositivo elettronico, una scheda elettronica più o meno grande, colorata, può essere verde, può essere blu, può essere rossa, in base appunto al colore del circuito stampato. Il funzionamento del BMS è quello di tenere sotto controllo, bilanciare la carica, la scarica delle nostre celle. Ci sono quelle col dissipatore tipo questa, e ci sono anche quelle molto più grandi, che comunque oggi andiamo solo a vedere queste, che sono diciamo quelle più economiche a buon mercato che puoi andare a trovare online. Ci sono le 4S, le 3S, questa è una 6S per esempio, dipende appunto dal pacco batterie che devi andare a realizzare. Ora io ti voglio mettere in guardia su una cosa. E allora, questo è un BMS, giusto? O meglio, qui ne abbiamo 6, però tu analizza singolarmente questo rettangolo. In questo rettangolo cosa abbiamo? Abbiamo 1, 2, 3, 4 MOSFET e qui alcuni componenti elettronici. Ok. Questo BMS, come vedi, sono simili sia in dimensioni, eccolo qua, che in diciamo sistema di funzionamento. Perché sono entrambi 3S. Però cosa cambia da questo 3S a questo 3S? Ragazzi, cambia tantissimo, perché questo è un BMS bilanciato con 25 ampere di uscita. E come vedi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MOSFET, tutte le componenti qui su, le resistenze. Questo è tutto il reparto di bilanciamento, qua c'è tutto il reparto di potenza. Qui come vedi simile però incompleto ragazzi. Questo è un BMS che può essere utilizzato, sì, certo, però è buono solo per diciamo alimentare e tenere diciamo su per giù, ecco, sotto controllo la batteria nello scarico. Però per quanto riguarda la carica bilanciata, come vedi, mancano tutte le componenti atte appunto alla carica bilanciata. Quando puoi usare questo e quando puoi usare questo? Quale è migliore tra questo e questo? E allora ragazzi, ovviamente questo costa molto meno di questo, perciò quando andate ad acquistare BMS economici fate attenzione, perché se vi ritrovate ad acquistare un BMS di questo, sappiate che non lo potete utilizzare sempre e comunque, perché manca la ricarica bilanciata. Questo vuol dire che per bilanciare i tuoi pacchi devi utilizzare un caricabatterie esterno che abbia la modalità di ricarica bilanciata, cosa che questo invece fa tutto lui. Basta mettere qui per esempio 12,6 volt nei due pin di ingresso uscita e lui in automatico tramite tutto il circuito ti bilancia le celle. Perfetto. Questo quando lo puoi utilizzare? Quando vai a realizzare un pacco batterie sempliciotto, dove non ti interessa se hai un altro connettore che ti esce, quando hai a disposizione un bilanciatore esterno e quando ti ritrovi a dover risparmiare su un BMS. Ecco.
E anche perché questo ragazzi da 12 ampere, questo è 12 ampere, questo è 25 ampere, come vedi a metà dei MOSFET di potenza dell'altro. Comunque funzionano, io li utilizzo, però ovviamente per determinati progetti, ecco. Per la maggiore questo è il migliore, questi sono i migliori. Questo come vedi un altro 12 volt, 4 MOSFET un pochino più grossi come dimensione, il comparto di bilanciamento, questo è completo come vedi, però più piccolo, circa la metà come dimensione. E abbiamo detto che questo invece è un 6S da 12 ampere e monta 1 2 3 MOSFET. Qui è il comparto di bilanciamento. Questo invece è un BMS di potenza, questo è molto più grande perché è un 10S. Queste sono tutte le componenti di bilanciamento, qui dentro i MOSFET molto più grandi. Questo ragazzi arriva a una trentina d'ampere, però di picco, attenzione. E un altro 12 volt da 6 ampere, tutto il comparto di potenza, che è questo, e questo è quello di livellamento, eccolo qui. Perciò questo, come questo, è un BMS completo. Ora, quale vi consiglio di utilizzare? Se siete novelli, ovviamente come sanno i miei studenti, questi sono i migliori, perché ti risparmiano tanti casini e sono molto più semplici da utilizzare. Quando acquisterai PMS a quantità, così è il, diciamo, la confezione, così vengono forniti. Quando te ne serve qualcuno, spezzi, perché ci sono delle linee per spezzare e sono pronte all'utilizzo. Se non lo sai, io ho due corsi in questo momento online, uno è Battery Maker, l'altro è Power Wall Maker, entrambi molto utili se vuoi andare a studiare la tecnologia lidio, batterie, pacchi batterie. Uno ti aiuta e ti insegna e ti prepara alla realizzazione di pacchi batterie per bici, scooter, monopattini, riparazione, ricellaggio, costruzione da zero. Il secondo invece è dedicato a chi vuole andare a costruirsi a casa un gruppo di accumulo con batterie 18650, 26650, 21700, eccetera eccetera eccetera, per accumulare energia proveniente per esempio da impianti fotovoltaici, da gruppi eolici, eccetera eccetera eccetera. Sono due corsi in questo momento disponibili. In descrizione al video trovi tutte le informazioni. Se vuoi qualche info in più, qualche tematica da trattare, scrivila sotto, fammelo sapere, così nei prossimi giorni vedrò di crearti dei video ad hoc. Se hai domande, idem, scrivile sotto. Se riusciamo ad avere almeno una decina di domande, posso anche realizzare un video apposito dove rispondo alle vostre domande. Ragazzi, per questo video è tutto, grazie per la visione, mi raccomando iscriviti al canale, un like, commenta, condividi il video, fallo conoscere a tutti, fai sapere che se si vuole oggi grazie a queste è possibile sia lavorare, perciò mantenere sé e la propria famiglia, e risparmiare, perché si risparmia tantissimo se ti vai a creare un gruppo di accumulo più per esempio un fotovoltaico. Ciao e al prossimo video.